Fin dal 1944, numerose pubblicazioni hanno trattato l'argomento relativo alle decisioni prese il 7, l'8 e il 9 settembre 1943 dall'ammiraglio Carlo Bergamini, che all'epoca dell'armistizio era il comandante in capo delle forze navali da battaglia. Sovente tali lavori contengono tuttavia ancora delle imprecisioni. Per questo lavoro è stato di prezioso aiuto il comandante Pierpaolo Bergamini, che ci ha messo a disposizione, con particolare cortesia e fattiva assistenza, la documentazione in suo possesso. Sono state altresì consultate le più qualificate pubblicazioni riguardanti tale vicenda. Da questa indagine sono scaturiti elementi di significativo rilievo, alcuni noti ed altri meno noti, che hanno permesso di ricostruire con la maggiore esattezza possibile quanto avvenne in quei giorni. Alcuni uomini in modo particolare furono protagonisti di questa parte di storia italiana. Tra questi, uno dei più autorevoli e patriottici fu l'ammiraglio Carlo Bergamini, la cui storia ci è stata narrata da suo figlio, il comandante Pierpaolo Bergamini. Mio padre nacque a San Felice sul Panaro, dista 15 chilometri da Modena, ed era uno dei punti più distanti dal mare che poteva essere in Italia. Io domandai a mio padre un giorno come mai lui, proveniente dalla Bassa, era entrato a Marina, e mio padre mi rispose che quando era al liceo mio nonno era stato trasferito a Bari come intendente di finanza e lì si appassionò al mare e alle navi. Nel 1905 Carlo Bergamini entrò nell'Accademia Navale di Livorno e ne uscì guardia marina il 10 dicembre 1908. Mio padre dedicò tutta la sua vita alla Marina, ma noi lo sentimmo sempre vicino, anche se è stato prevalentemente imbarcato, perché ci circondava sempre, anche da lontano, con il suo affetto e con la sua comprensione nei riguardi di mia sorella, che oggi non c'è più, miei e di mia madre. La viva intelligenza, la particolare disposizione per le scienze matematiche, una vasta cultura, le spiccate qualità di organizzatore e pianificatore, le doti di comando in mare, la capacità di assumere con rapidità decisioni, specie in situazioni difficili e gravi, e la completa dedizione alla Marina gli consentirono di percorrere una brillante carriera. Le cose più importanti fatte da mio padre in Marina si deve accennare alle centrali di tiro. Nel 1925 Marinarmi, che era la direzione generale delle armi e armamenti navali situata al Ministero della Marina, decise di realizzare una centrale di tiro che fosse totalmente italiana. Mio padre in quel momento era destinato a Marinarmi e l'allora comandante Gambardella affidò l'incarico a mio padre. Dopo 6 mesi mio padre presentò un promemoria nel quale erano spiegati quali erano i meccanismi che dovevano essere realizzati per far funzionare la centrale. Marinarmi approvò immediatamente questo progetto di mio padre, che era ben impostato, chiaro e preciso, e dette disposizioni alla società Galileo di Firenze di effettuare il prototipo della centrale. Affidò a mio padre l'incarico di seguire costantemente presso la Galileo di Firenze la costruzione della centrale. Quando fu realizzato il prototipo, fu affidato a mio padre il comando di una torpediera Carini. I risultati fatti dalle prove su Carini furono eccezionali e le prime centrali di tiro si chiamarono proprio Galileo Bergamini, per abbinare il nome della Galileo a quello di mio padre che aveva progettato queste centrali. Una delle cose per le quali viene ricordato in Marina è il suo ascendente sul personale. Lui
trattava i suoi dipendenti e i suoi marinai come se fossero i suoi figli, e mia sorella e io non ne siamo mai stati gelosi, anzi eravamo felici di questo rapporto tra nostro padre e i suoi dipendenti, che in quel momento esulava dai principi, in quanto quando mio padre già manifestò queste caratteristiche da giovani ufficiali, la vita di bordo era regolata da una disciplina ferrea. Invece mio padre sostituì la disciplina ferrea all'ascendente verso i suoi personali, e tutti gli riconobbero questa caratteristica e l'importanza per la vita di bordo di avere un ufficiale con queste caratteristiche superiori, pari grado, inferiori. Tutti riconobbero questo particolare ascendente che aveva mio padre in marina. Lo stesso ammiraglio Iachino, che per molti anni è stato il comandante della squadra navale, riconosceva queste stesse caratteristiche di mio padre e in una sua nota comunicava che praticamente si poteva contare sulla fedeltà, sulla capacità di mio padre, sia in pace che in guerra, e definiva che l'unico ufficiale, ammiraglio, che avrebbe potuto sostituirlo al momento in cui l'ammiraglio Iachino avesse lasciato il comando della squadra era mio padre. Il 5 aprile 1943 l'ammiraglio Carlo Bergamini fu nominato comandante in capo delle forze navali da battaglia, trasferendosi, a seconda delle necessità operative, sulle corazzate Littorio, Vittorio Veneto e Roma. La caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, fu la logica conseguenza dell'impossibilità da parte del governo italiano di continuare a sostenere una guerra che stava giungendo al suo triste epilogo. Nel frattempo l'Italia si trovava stretta in una morsa. Le forze alleate sbarcavano in Sicilia e dal Brennero entravano in Italia ingenti forze tedesche. Il nuovo capo del governo, maresciallo Badoglio, pur avendo dichiarato la guerra continua, aveva fatto prendere segretamente contatti con gli alleati sin dai primi di agosto del 1943 per giungere alla firma di un onorevole armistizio. I giorni importanti dell'armistizio riguardanti mio padre sono il 7, l'8 e il 9 settembre del 1943. Il 7 settembre mio padre venne convocato al Ministero a Roma insieme agli ammiragli comandanti complessi navali e terrestri della Marina. La convocazione che aveva fatto l'ammiraglio De Kooten era per le ore 16 del 7 settembre, però mio padre fu convocato per le ore 9 del 7 settembre per esaminare il grado di efficienza delle navi, delle forze navali da battaglia, che avrebbero dovuto affrontare il nemico nell'ultima battaglia, in quanto c'era una superiorità molto forte di forze navali, aeronavali in campo. L'ammiraglio Bergamini affermò la piena ed esplicita assicurazione che la flotta era pronta a uscire per combattere nelle acque del Tirreno meridionale la sua ultima battaglia. Disse che comandanti ed ufficiali erano perfettamente consci della realtà a cui sarebbero andati incontro, ma che in tutti era fermissima la decisione di combattere fino all'estremo delle possibilità. Gli equipaggi erano pieni di fede. Perché le forze navali potessero ottenere un certo risultato al loro attacco era di intervenire all'alba del 9, al momento in cui gli anglo-americani avrebbero iniziato lo sbarco nel Golfo di Salerno, perché era una fase critica, in quanto erano stati avvistati dei grossi convogli che dirigevano, partendo da Algeri, Gibilterra e da Malta, erano diretti con rotta verso l'Italia centrale, e che faceva prevedere che entro pochi giorni ci sarebbe stato un attacco per una forze da sbarco alleate
nella zona del Golfo di Salerno. Fu quindi deciso che mio padre doveva partire alle ore 14 dell'8 per essere all'alba del 9 a Salerno. Alle ore 10, al termine di questo colloquio con l'ammiraglio De Curten, mio padre si recò dall'ammiraglio Massimo Girosi, che era stato per molte volte alle sue dipendenze, quindi c'era un particolare rapporto anche di stima e affettivo con l'ammiraglio Girosi, in quanto l'ammiraglio Girosi era il capo ufficio operazioni di Maristat ed era quello che compilava le ordini di operazione. Ordini di operazioni che erano piuttosto complessi, quindi gli ordini di operazioni per la partenza alle ore 14 dell'8 settembre delle forze navali della Svezia furono esaminate da mio padre insieme a Girosi. Furono sottoposte poi all'attenzione dell'ammiraglio De Curten, dell'ammiraglio Sansonetti, sottocapi di Stato Maggiore, ed ebbero la loro approvazione. In una lettera datata ai primi di agosto e indirizzata a Maristat, a Supermarina e per conoscenza a Marina La Spezia, l'ammiraglio Bergamini faceva il punto della situazione sui lavori di riparazione a seguito di un bombardamento avvenuto il 6 giugno alla Spezia che aveva colpito in particolare la nave Roma. Si prevedeva in quel momento che i lavori sarebbero stati terminati il 1 settembre. Alla fine di questa lettera Bergamini faceva presente che, con la data del 1 settembre, il comando in capo si sarebbe trasferito su Roma, in quanto la sua plancia ammiragli era la più idonea per uno scontro con una flotta navale anglo-americana. La data del 1 settembre non fu rispettata perché i lavori non erano terminati, in particolare quelli relativi agli alloggi degli ufficiali del comando in capo della squadra navale. Quindi mio padre alle ore 11, ritenendo che il giorno 8 alle 14 doveva partire con le forze navali per affrontare gli anglo-americani, telefonò all'ammiraglio Caraciotti dandogli disposizione di trasferire il comando in capo delle forze navali da Nave Italia su Nave Roma. Il problema alloggi fu risolto trasferendo degli ufficiali da Nave Roma su Nave Italia e il giorno 8 alle ore 12 praticamente il comando in capo delle forze navali era già trasferito su Nave Roma. Mio padre, dopo il colloquio con l'ammiraglio Caraciotti, alle 16 partecipò alla riunione indetta dall'ammiraglio De Curten per illustrare il promemorio numero 1 del Comando Supremo. L'ammiraglio De Curten lesse e commentò il promemoria numero 1 del Comando Supremo ed impartì disposizioni ai presenti sulle azioni da intraprendere. Non ritenne opportuno dare ai presenti notizie sulle trattative in corso per l'armistizio, avendo ricevuto al riguardo solo notizie generiche sotto vincolo del segreto. Data l'incertezza della situazione, ritenne necessario stabilire con i comandi delle forze navali un segnale convenzionale, in seguito al quale avrebbe dovuto procedersi all'autoaffondamento delle navi, possibilmente in mare aperto e in alti fondali. L'ammiraglio De Curten mise i presenti al corrente degli avvistamenti dei giorni 6 e 7, relativi ai convogli alleati, costituiti da unità da sbarco scortate da unità da guerra. Questa riunione terminò verso le 20 e mio padre si recò a fare una visita di cortesia all'ammiraglio Iachino, che era stato il suo predecessore quale comandante in capo delle forze navali da battaglia. Dall'insieme delle riunioni che aveva avuto l'ammiraglio Bergamini durante il giorno 7, emergeva da una parte la possibilità di partire il giorno 8 alle 14 per affrontare nel Golfo di Salerno le forze navali da battaglia anglo-americane, ma con una alta probabilità di gravi perdite, anche umane. Dall'altra che la situazione precipitasse, dato che De Curten aveva parlato di autoaffondamento e di azioni da parte dei tedeschi contro le nostre forze armate. L'ammiraglio Bergamini partì alle ore 6 in macchina alla volta di La Spezia, dopo aver pernottato in casa ed aver consigliato alla famiglia di mantenersi in contatto con l'ammiraglio De Curten, il quale avrebbe certamente indicato la migliore linea di azione alla quale attenersi in caso di eventuali azioni di rappresaglia tedesca nei loro confronti.
Intanto, nella notte dell'8 e alle prime luci dell'alba, ulteriori avvistamenti dei convogli diretti verso il Golfo di Salerno dettero certezza all'ammiraglio de Courten che era da attendersi a breve scadenza un'operazione di sbarco degli alleati verso le coste italiane centro-meridionali. Pertanto, dopo aver interpellato il Comando Supremo, che diede il suo assenso, alle ore 8 fu trasmesso alla flotta l'ordine di tenersi pronti a muovere alle ore 14 dell'8. Partendo a tale ora, la flotta si sarebbe trovata nelle acque del Tirreno meridionale nelle prime ore del giorno 9, potendo quindi intervenire nella fase critica dell'inizio dello sbarco, così come concordato con l'ammiraglio Bergamini. Intanto era rientrato a Roma, nel Ministero della Guerra, il capo di Stato Maggiore Generale, e De Courten andò da lui perché doveva fargli vedere dei promemoria relativi a un documento che gli aveva consegnato il capo di Stato Maggiore e anche per avere disposizioni in merito alle partenze delle forze navali. Il capo di Stato Maggiore gli disse di aspettare il suo via per far salpare le navi, comunque di mandarle in rada pronti a muovere in 2 ore. L'ammiraglio De Courten fece presente che il via doveva arrivargli assolutamente entro mezzogiorno, perché mezzogiorno più 2 ore le navi potevano partire alle 14. Mio padre arrivò a bordo del Roma alle 13, l'ammiraglio Caraciotti lo mise a corrente della situazione. Mio padre si accorse che l'ordine di salpare che doveva arrivargli per le 12 non era arrivato e quindi c'era qualche cosa che non quadrava. L'ammiraglio Bergamini alle 13:30 chiamò Supermarina per avere delucidazioni al riguardo. Gli rispose l'ammiraglio Sansonetti, alla presenza dell'ammiraglio de Courten, che precisò all'ammiraglio Bergamini che la missione a Salerno era stata annullata e quale sarebbe stato il segnale convenzionale cui attenersi nel caso in cui venisse impartito l'ordine di autoaffondare le navi. Fu una notizia per mio padre molto dolorosa, anche se teoricamente era preparato anche a un evento del genere. L'ammiraglio Bergamini dette quindi disposizione di indire per le ore 15 sulla Roma una riunione degli ammiragli sottordini e dei comandanti delle navi da lui dipendenti, presenti alla Spezia. Chiamò subito a rapporto il suo Stato Maggiore, al quale riferì le notizie avute dall'ammiraglio Sansonetti. I suoi ufficiali appresero con costernazione il mutamento degli avvenimenti. Le corazzate Roma e Italia avrebbero lasciato la banchina e sarebbero andati alla boa in rada. Mio padre lasciò collegata col telefono solo la corazzata Vittorio Veneto perché sarebbe stata l'ultima corazzata che sarebbe salpata. Mio padre quindi dalle ore 16 era in rada con Roma, privo di qualsiasi collegamento telefonico con la terra. Alle 18:30, attraverso la comunicazione da Radio Algeri del generale Eisenhower, che era il comandante in capo delle forze armate alleate in Mediterraneo, seppe che era stato firmato l'armistizio tra l'Italia e gli alleati. L'ammiraglio Bergamini riunì immediatamente l'ammiraglio Caraciotti e il suo Stato Maggiore per l'esame della situazione e per prendere le relative decisioni che furono orientate verso l'autoaffondamento. Alle 19:45 ci fu il proclama letto alla RAI, all'EIAR, l'allora RAI, dal maresciallo Badoglio. Mio padre,
chiamò l'ammiraglio Quaraciotti, gli disse di convocare sul Vittorio Veneto ammiragli e comandanti e si recò sul Vittorio Veneto per parlare con De Courten. L'inizio fu molto brusco perché nessuno, né l'ammiraglio De Courten né l'ammiraglio Sansonetti, avevano avvisato mio padre che c'erano in corso delle trattative per arrivare a un armistizio. L'ammiraglio De Courten si aspettava questa reazione di mio padre, perché l'armistizio toccava proprio direttamente mio padre, in quanto i documenti armistiziali erano due, l'armistizio corto e il documento di Quebec. L'armistizio corto però all'articolo 4 prevedeva il trasferimento delle navi in porti situati sotto il controllo degli alleati. Specificava che la bandiera non sarebbe stata ammainata e quindi le navi si dovevano solo trasferire, non si dovevano consegnare, le navi sarebbero rimaste sempre sarebbero state sempre armate da equipaggi italiani, comandanti ed ufficiali italiani, dipendenti dal Ministero della Regia Marina Italiana. L'ammiraglio De Courten gli accennò dell'incontro con il capo di Stato Maggiore Generale e dell'esistenza di un documento, il documento di Quebec, dal quale risultava essere questa la via per dare in avvenire possibilità di vita e di ripresa al popolo italiano. L'ammiraglio Bergamini, dopo profonda riflessione sui contenuti e sulle argomentazioni esposte dagli ammiragli De Courten e Sansonetti, decise di obbedire al più amaro degli ordini. Alle 22 ci fu la riunione con i suoi ammiragli e con i suoi comandanti e anche i suoi ammiragli. Il papà illustrò la situazione, fece presente che non si trattava di consegnare le navi, di trasferirle, non sapeva però ancora con esattezza quale sarebbe stato il porto nel quale dovevano dirigersi, in quanto gli ordini ricevuti sempre da De Courten prevedevano di partire immediatamente dalla Spezia per la Maddalena, in quanto il porto della Spezia aveva una configurazione tale da rendere pericoloso rimanere le navi italiane in rada, perché oltretutto c'erano montagne che circondavano totalmente il porto ed erano piene di artiglierie pesanti tedesche. L'ammiraglio Bergamini, rientrato sulla Roma, fece riunire nuovamente il personale dipendente dal comando in capo per informarlo sugli ultimi avvenimenti e sulla decisione da lui presa di obbedire agli ordini e di attenersi alle disposizioni armistiziali. Comunicò che entro breve tempo le forze navali sarebbero salpate dalla Spezia dirette temporaneamente alla Maddalena, dove gli sarebbe stato precisato il porto di destinazione finale.